Ciao, benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi parliamo di post-it. Sembrano una cosa banale, dei semplici foglietti gialli con un po' di adesivo che possiamo attaccare e staccare tutte le volte che vogliamo e sono utili per prenderci appunti o per segnare delle pagine all'interno di un libro. Ma la cosa interessante è che una piccola grande innovazione come il post-it in realtà nasconde una serie di combinazioni di fattori che sono fondamentali per trasformare una intuizione in un prodotto di successo. L'occasione di raccontarvi questa storia, ovvero quella del post-it, arriva qualche giorno fa perché è morto uno dei suoi inventori, che era nato 80 anni fa in Texas. Si chiamava Spencer Silver ed era un ricercatore di 3M, in realtà era appunto un chimico che studiava le colle. A proposito, sapete cosa vuol dire 3M? 3M vuol dire 3 volte M, Minnesota Mining and Manufacturing. Ma torniamo al nostro Spencer Silver che stava cercando la formula per una colla fortissima. In realtà però venne esattamente il contrario, una colla debolissima, che però aveva una proprietà un po' particolare, ovvero la colla era sì debole però attaccava bene e in più si poteva attaccare e ristaccare tantissime volte. Silver si rese subito conto di una caratteristica, ovvero che si attaccava e si staccava senza lasciare traccia. Questo è un elemento fondamentale per il successo dei post-it. Una proprietà assolutamente particolare e Spencer Silver capì subito che poteva avere delle potenzialità, ma non riusciva a capire a cosa potesse servire. Insomma, era la tipica soluzione in cerca di un problema. Il problema quindi era che nessuno sapeva cosa farci. Addirittura Spencer Silver arrivò a ipotizzare di cospargere una scrivania di colla per tenerci fermi i fogli. Era quasi arrivato alla soluzione del problema, però non l'aveva ancora intuito. Ciononostante, capendo che questa colla poteva avere delle potenzialità, Spencer Silver non si diede per vinto e continuò a proporle, a presentarla alle riunioni dei tecnici, cercando di quindi illustrarne le caratteristiche, sperando che magari a qualcuno potesse venire fuori un'idea. Dopo numerosi tentativi, Spencer Silver si arrese e la mise nel cassetto dei fallimenti, continuando però a perseverare nella presentazione ai propri colleghi e sperando, e anzi essendo sicuro, che prima o poi qualcuno avrebbe avuto l'intuizione geniale. Il caso volle che un manager di 3M, Art Fry, giocando a golf, venne a sapere di questa particolare colla. Lui in quel momento era in cerca di prodotti da sviluppare, da lanciare sul mercato e quindi volle approfondire la conoscenza con questo materiale. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a capire chi era Art Fry. Art Fry cantava nel coro della chiesa di North St. Paul in Minnesota e aveva quindi il suo bello spartito con tutti i foglietti che gli segnavano i brani da cantare. Il problema era che i foglietti, quando aprivi lo spartito, volavano via e quindi si perdeva il segno. Qualche collega piegava le pagine dello spartito, ma per lui era una cosa assolutamente da non fare. E allora come fare? Ecco che ebbe l'intuizione. Poteva applicare la colla di Silver Spencer sui suoi foglietti in modo da farli attaccare senza problemi e poi si potevano staccare senza sciupare la pagina. In pratica è come faccio io quando utilizzo un libro e ci metto i miei post-it per segnare i passaggi più interessanti e prendere appunti e note su quello che mi interessa di più. Posso ovviamente spostarli senza problemi, non perdo gli appunti e in più ovviamente quando stacco il post-it la pagina rimane perfetta. Colgo l'occasione per segnalarvi questo libro bellissimo, Riccardo Falcinelli, Figure, come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram. Non è una sponsorizzazione, ma questo qui è veramente un libro di grande valore. Se siete appassionati di immagini o volete scoprire un po' di più dietro al mondo delle immagini, è un libro che assolutamente vi consiglio e metterò il link in descrizione. Quindi Fry aveva avuto l'idea geniale e la presentò subito ai vertici di 3M, che però all'inizio non credevano in questa innovazione e quindi non vollero portarla sul mercato. Dopo numerosi tentativi finalmente Fry riuscì a convincere il management di 3M, quindi nel 1977 la 3M decise di lanciare i foglietti adesivi sul mercato con il nome di Press and Peel e con un uso un po' particolare, ovvero erano dei foglietti adesivi per le bacheche aziendali. Fu un flop clamoroso e non fu assolutamente un prodotto di successo, però Fry non si dette per vinto e continuò a osservare le persone che avevano ricevuto i post-it e si accorse di una cosa particolare. Come spesso succede, le persone adattano i prodotti ai loro comportamenti. Anche in questo caso avevano fatto esattamente così. Fry si accorse che questo prodotto non era un prodotto da attaccare nelle bacheche per fare gli annunci, ma era diventato un sistema di comunicazione. Sì, perché le persone utilizzavano il foglietto adesivo, ancora non si chiama
chiamava post-it, per lasciare una nota ai collaboratori o ai colleghi e glieli mettevano sulla scrivania. Oppure era diventato un modo per evidenziare certe cose, quindi nei fascicoli, nei rapporti potevi sulla copertina attaccarci un post-it e segnare la tua nota. Oppure era semplicemente un reminder per ricordarsi di fare le cose, quindi le persone li attaccavano sul telefono per ricordarsi a che ora chiamare una persona o se avevano un appuntamento. Ecco che era cambiato il significato di questo foglietto, le persone lo usavano come uno strumento, diciamo così, per aiutarli nel loro lavoro, per comunicare meglio, per ricordarsi le cose. Ecco il vero uso di questi foglietti adesivi. E così finalmente, dopo qualche ulteriore anno, siamo arrivati nel 1980, la 3M si convinse di nuovo a lanciare i foglietti adesivi sul mercato, ma questa volta con il nuovo nome di Post-it Notes e con questo scopo dei foglietti per prendere delle note volanti da attaccare per ricordarsi le cose. E a quel punto il successo fu travolgente, prima nel Nord America, Canada e poi in tutta Europa e alla fine ovviamente in tutto il mondo, fino a diventare un prodotto popolarissimo, a diventare addirittura una famiglia di prodotti, perché ovviamente oltre a tutti i concorrenti che ci sono adesso sul mercato, questo post-it, questo quadratino giallo che noi conosciamo si è rimpicciolito, ma si è anche espanso. Questo è un post-it un po' più grosso, naturalmente non sono più soltanto in colore giallo, e anche lo prendo qua sotto, ecco qua. Questa è un'altra versione di post-it con le righe per prendersi gli appunti. E quindi dal piccolo quadratino giallo si è passati a una famiglia di prodotti che hanno accompagnato milioni di persone nei loro uffici in tutto il mondo. In conclusione, ecco alcune note. Innanzitutto che la 3M è sempre stata un'azienda molto attenta alle innovazioni e ha sempre lasciato uno spazio del lavoro delle proprie persone per sviluppare progetti personali, perché la passione, la curiosità delle persone va stimolata e chiaramente da quei progetti personali possono nascere tanti nuovi prodotti che quindi interessano a 3M. Non a caso 3M ha più di 180.000 brevetti a suo nome. Ricapitoliamo quindi le formule per l'innovazione. Numero 1, ci vuole competenza per inventare qualcosa di nuovo. Numero 2, ci vuole perseveranza, non bisogna arrendersi ai primi no. Numero 3, è fondamentale la contaminazione, se non ci contaminiamo non possono diffondersi le idee e quindi le idee non trovano i bisogni delle persone. E infine numero 4, c'è bisogno di un lancio perfetto e ben pensato. Alla fine di questa bella storia dei post-it che vi ho raccontato, vi voglio lasciare con un pensiero. Una delle cose che mi hanno fatto più riflettere in questa storia è l'importanza della serendipity, ovvero l'importanza di trovare cose che non stiamo cercando. E quindi la riflessione è quella lì, di essere sempre curiosi, sempre affamati di sapere, di scoprire nuove cose, perché prima o poi quelle informazioni, anche se nel momento non ci sembrano utili, prima o poi ci torneranno utili. E più ci contaminiamo, più assorbiamo nuove idee, prodotti, tecnologie, informazioni, prima o poi quando avremo un bisogno sapremo recuperare dal nostro cassetto l'idea giusta per trovare la soluzione al bisogno. Se non esploriamo, se non conosciamo, se non abbiamo conoscenza, non potremo mai trovare le giuste soluzioni per i bisogni che ci attanagliano. Questo è un aspetto assolutamente fondamentale. Come diceva poi Steve Jobs, voi create tutti i vostri puntini, fate tutte le vostre esperienze, perché prima o poi quei puntini li unirete e avrete anche voi il vostro momento eureka. Sono molto contento di essere arrivato alla fine di questa storia in cui vi ho raccontato l'innovazione del post-it, un'innovazione che sembrava banale, un foglietto con la colla, ma che in realtà da un lato ha rivoluzionato la vita professionale di tante persone, quindi la vita all'interno degli uffici, dall'altro ovviamente ha fatto fare un sacco di soldi alla 3M, quindi a volte queste piccole innovazioni che sembrano banali in realtà così banali non sono. E quindi grazie ancora per avermi seguito fino a questo punto, vi ricordo di fare like per sostenere il video con l'algoritmo di YouTube, vi invito anche a commentare e a raccontarmi come utilizzate voi i post-it nella vostra vita professionale e non, e infine se siete interessati ai temi di strategia e innovazione digital, ovviamente iscrivetevi al canale per non perdere nessun contenuto e poi iscrivetevi anche alla mia newsletter GMPix che esce ogni lunedì mattina e tratta appunto questi temi. Trovate il link in descrizione. Arrivati proprio veramente alla fine di questo video, vi saluto come farebbe Arthur Fry. Ciao!